Cioè, c'è le galline che stanno facendo proprio la danza del ventre, non lo so, ma scatenatissime stamane. Sarà che io ho la luna storta quando non dormo le mie canoniche 7-8 ore, sono un tormento. Ma a voi di tutto ciò non frega una mazza, andiamo di carrellata. Ecco, lo dicevo stanotte mentre rientravo dalla partita di calcetto, poi ci siamo fermati a bere qualcosa, il tempo è volato e via, si è fatto notte. Vi dicevo che andiamo di carrellata, cioè andiamo a prendere tutte le varie notizie, gli ultimi giorni aggiornamenti di Fabrizio Romano nella fattispecie, perché da quando ha aperto il canale YouTube io, devo dire la verità, non seguo altro. Infatti neanche un mese, saranno, sì, un mese forse, e sta andando forte. Lui, Matteo Moretti, fanno un lavoro enorme. Scusate, devo chiuderla un po'. Devo un pochettino metterla da parte la finestra perché qua ne stanno facendo una roba pazzesca, una sinfonia incredibile. E quindi di volta in volta andrò a prendere, no, i loro ultimi argomenti, trattative, aggiornamenti, no, quello che un po' si è detto e si sta dicendo. E stamane raccolgo la palla al balzo perché ci sono tanti argomenti che lui ha trattato e che io voglio discutere, perché io più ci penso e più davvero dico, ma qualcosa non torna. Ci deve essere un elemento che in qualche modo riesca a spiegare il tutto. Ci deve essere, perché è una roba clamorosa. Mi riferisco soprattutto, come già in parte abbiamo già trattato, Dumfries, clausola rescissoria, 25 milioni, quindi chiunque tiri fuori questa cifra potrebbe acquisirlo. Ovviamente questo è valido per l'estero, lo chiariamo ancora una volta. L'unico impedimento potrebbe essere quello che non è rateizzato e dovresti sborsarli immediatamente. Ma io vi dico una roba, questo, questo è un concetto folle, perché il problema ce l'abbiamo noi in Italia a tirar fuori la grana, ma all'estero guardate un po' cosa sta facendo il Liverpool, ma qualsiasi squadra della Premier, vai anche dalla più, no, meno influente, dalla più meno influente, ho tirato fuori una roba incredibile. E il fatto che, notizia delle notizie, il Barcellona non spinga forte. Fabrizio Romano ci fa sapere che c'era l'interesse ad aprile per Dumfries, ma poi non è mai stato concretizzato. In questo momento il Barça vuole il rinnovo di Koundé, altro giocatore clamoroso, e se ce l'hai in casa uno come Koundé non devi fartelo scappare nella maniera più assoluta, ma parliamo di giocatori comunque con caratteristiche diverse. E quindi al momento il Barcellona sembra che non vada ad affondare. Ricordiamo la clausola è valida sino al 31 luglio. Quello che mi preme dire però è che ad oggi si è parlato solo del Barcellona per Dumfries, cioè Dumfries, giocatore che comunque non è anziano, 29 anni se non vado errato. Ogni volta che gioca con l'Olanda fa bene. In Italia, anche quest'anno all'Inter ha fatto un'ottima stagione, se non forse il migliore per prestazioni. Sicuramente lo stato nella parte finale della stagione, un 2025 nettamente di buon livello se paragonato rispetto a quello dei suoi compagni, perché il 2025 ha mostrato alcune crepe per esempio per Thuram, per Di Marco, tanti giocatori. Dumfries è stato incredibile e quindi io non capisco un giocatore del genere che tra l'altro negli ultimi 3 anni ha giocato 2 finali di Champions non venga minimamente, no, preso cioè, qualsiasi squadra della Premier. Per me è una roba, ragazzi, che non si spiega. Forse l'unica spiegazione che mi do è, e poi andiamo all'altro argomento, Cialanoglu. Forse l'unica spiegazione, ve la butto lì, è che ormai proprio all'estero ci considerano un campionato, se non di secondo, forse di terzo livello. Cioè, forse mi posso dare solo questa spiegazione qua. Io sono convinto che in Italia, se fosse stata valida per l'Italia, tra di noi
che ne so, Milan che cerca magari un terzino destro, Juventus, ma lo stesso Napoli con Conte, uno come Dumfries, eh, se lo sarebbero presi volentieri. All'estero non ci cagano di striscio, cioè è l'unica cosa, l'unica spiegazione che mi posso dare onestamente. Ragazzi, ne parliamo, mamma mia, mi sa che questi video vanno lunghissimo, devo anche un po' accelerare. Ne parliamo e come se lo facciamo prima, come al solito vi voglio invitare a lasciare un like per il solito bastian contrario dell'algoritmo, che ormai ci dà anche questa possibilità dell'hype, date hype al video, mamma mia quanto se ne inventano, io non ce la faccio a starci dietro. Fate un po' voi a cuore e a sentimento e abbuffiamolo. Se volete, ovviamente iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti e potrei portarlo spesso, no? Questa carrellata di notizie. Fatemelo sapere se vi piace, se va bene. E quindi commentate, attivate la campanella, fate un po' quello che vi pare, sostanzialmente. Grazie. Andiamo all'altra notizia, Cialanoglu. Lo stesso Cialanoglu che è un mese che rompe le scatole, che deve andare. Quindi si collega. Lo stesso Cialanoglu, ragazzi, lo stesso Cialanoglu. Un mese che mal di pancia vuole andare, che strizza l'occhiolino alle squadre turche. Ecco, lo stesso Cialanoglu. Ci sono solo le squadre turche. C'è un giocatore che fino all'altro giorno si considerava forse lui nella sua testa il miglior centrocampista, comunque nella top 3, l'ha detto più volte, no? L'ha fatto capire. Cialanoglu, levato Galatasaray che era arrivato a offrire 10 milioni. Cioè 10 milioni era arrivato a offrire, non è che dici no ma facciamo un investimento. E il Fenerbahce che pare, ascoltavo Romano appunto, si è un po' infoiato il presidente, è lui che vuole, il presidente del Fenerbahce c'ha il pallino e forse vorrebbe spingere. Ma se ti arrivano a 20-25 milioni sarebbe già tanta roba, ma non è detto, forse, vedremo, valuteremo. Lo stesso Cialanoglu non se lo, non se lo caga nessuno. Cioè, avete capito no? Parliamo di di un giocatore che qua consideravamo top 5, no? Buono, qua. Cioè, vi fa capire, ripeto, che dall'estero secondo me hanno una considerazione del nostro calcio irrisoria. Provo a dare questa spiegazione perché io le risposte in realtà non è che le abbia. E andiamo a ha trattato anche la notizia Xavi Simmons in realtà. Xavi Simmons, l'Inter, figuratevi un po', non so neanche chi l'abbia tirata fuori sta notizia e Fabrizio Romano ci tiene, scusate, lo citerò più volte, gli verrà il singhiozzo a Fabrizio Romano, devo trovare un modo per non ripetere sempre lo stesso nome perché come avevo detto sono tirate da lui, sono tirate fuori da lui queste notizie, però stare qui sempre a ripetere il suo nome gli viene il singhiozzo. Comunque ci ha fatto sapere che sostanzialmente è il Chelsea forte su Xavi Simons. Figuratevi se questi giocatori qua riescano a trattare le squadre italiane. Ma magari ragazzi, ma io vi dico magari, ma assolutamente. Infatti ci ha fatto sapere che è il Chelsea che va forte su Xavi Simons. Io non so neanche chi possa fare, ormai chi può essere credibile a tirare fuori una roba del genere in Italia. Cioè, in passato qualcuno ci poteva anche credere perché ancora non era conscio del fatto che siamo messi come siamo messi, no? Ma non parlo dell'Inter, parlo proprio, ripeto, di tutte le squadre. Oh, levato il Napoli che ha fatto veramente una roba, appunto, proprio per quello che è oggi la situazione, ha fatto delle robe pazzesche. E a proposito di Napoli, visto che l'ho tirato fuori, Ngong verso Torino, praticamente fatto Ngong al Torino, e adesso invece si cerca di limare, di chiudere per Milinkovic e Savic, che è un forte desiderio da parte di Conte, pare avere anche il secondo portiere di livello, che poi secondo portiere Milinkovic e Savic secondo me potrebbe anche un pochettino creare, no, insinuare quel dubbio, e non lo so quanto può essere, vi dico anche la verità, avere due portieri che si contendono il posto. Io questa cosa non la so. Secondo me può essere sempre molto non competitivo. Sì, può aumentare la competizione. No, non lo so. Però fatto sta che il Napoli vuole, cioè,
Conte ha accontentato molto probabilmente anche sul secondo potere, è una roba pazzesca, qualsiasi ruolo coperto. E sostanzialmente chiudiamo anche col botto che al momento non si fa. Lookman si continua a insistere sul fatto che ha accordo con l'Inter e con l'Inter soltanto. Pare che con il Napoli non lo stia neanche trattando. Ribadisco, mi rifaccio sempre, ogni volta che dico questo, mi rifaccio sempre alle parole di Fabrizio Romano, non soltanto di stamane, ma dei passati giorni, perché poi lo seguo sempre. Il Napoli almeno al momento, almeno finché ci sono delle trattative magari, non dico avanzate, ma portate avanti da altri club, anche il Napoli non è che va a regalare soldi a nessuno, non è che 50 milioni per Lukman siano regalati, o meglio, cioè, secondo me è un giocatore che vale tanto, ma anche qui è il discorso, no? Forse prima venivano a bussare più squadre dall'estero. Oggi penso alla stessa Atalanta che si è arricchita con Oliund, ma lo stesso, se non sbaglio, Traoré, chi era che è sempre il Manchester United. Adesso anche qui no, si sono un po' affurbate all'estero. Buttano i soldi, sì, ma ci pensano due volte perché forse poi quando vanno là. Aspetta, forse Lookman lo conoscevano là, lo conoscevano già all'estero. Dove veniva Lookman? Aspetta, non voglio dire una cavolata. Pare di sì. Pare che l'abbia preso dal Fulham. O dico una fesseria. Sì, no, l'ha presa dal Fulham, è stata all'Leicester City, all'Everton stesso. Sì, perciò lo conoscevano già, ecco perché non sono molto, secondo me, interessati. Altrimenti forse Lookman se lo riprendeva. Eh, Poi anche lui, come ripeto, là ha fatto benino, è arrivato all'Atalanta, è esploso, anche questo è abbastanza indicativo. Però per chiudere, c'è una notizia, tra virgolette, buona, la voglio prendere per buona da interista, ossia che comunque l'Atalanta, scusate, sta valutando il sostituto, no? È andato un po' a valutare cosa offre la piazza, Diego Moreira dello Strasburgo, c'è ovviamente distanza perché quelli chiedono, come al solito, là sì, vogliono i soldini, chiedono 30 milioni, l'Atalanta parte da 20, vediamo, stanno valutando, ma il fatto che già l'Atalanta valuta il sostituto significa che per come stanno le cose, Lookman vuole andare via, andrà via. Poi, ribadisco, l'Inter rimane a 40, l'Atalanta a 50, tu hai l'accordo ma te ne fai niente dell'accordo perché l'Atalanta non cede, secondo me non cede. L'unica fortuna che mi auguro è che non vada nessun altro a bussare alla porta dell'Atalanta, quindi lo stesso Atletico ancora che non si è capito in realtà, pare che abbia di mezzo altre situazioni prioritarie rispetto a Lucca. Spero che non si facciano avanti altre squadre, quindi non essendoci acquirenti, e poi se il giocatore spinge forte è inutile tenertelo scontento, il discorso che facevo per Cialanoglu, e quindi a quel punto potresti iniziare a, pensare di venderlo anche a 40, 42, non lo so, vedremo. Oggi c'è distanza, ecco, questa è la realtà. Ragazzi, sono andato anche lunghissimo, la carrellata è lunga, però così trattiamo tanti argomenti. Oggi quasi unicamente caratura, soggetto Inter, ma più avanti magari sarà una carrellata. Ribadisco, ci facciamo dettare da Fabrizio Romano e da Matteo Moretto, sì. Mamma mia, sono cotto di brutto, ragazzi. Un grande abbraccio, fatemi sapere se vi piace così questo contenuto, questo forum, un grande abbraccio.